137 milioni di dollari nel 1997 e 135 milioni nel 2025, quasi lo stesso incasso a quasi 30 anni di distanza per due film che non potrebbero essere più diversi tra loro. Il primo è un creature feature che si prende sul serio, con un premio Oscar che mastica le scene come se fosse il suo ultimo giorno sulla Terra. Il secondo è invece una metacommedia dove Jack Black viene ingoiato da un serpente e poi viene rigurgitato e gli si lega un cinghiale morto sulla schiena. Entrambi si chiamano Anaconda, entrambi mettono un gruppo di persone su una barca in Amazzonia ed entrambi alla fine dicono qualcosa di interessante su come facciamo cinema e su come lo guardiamo. In questo video li metteremo uno di fronte all'altro, cosa funziona, cosa no e perché il reboot del 2025 ha senso solo se capisci cosa rendeva veramente speciale l'originale del 97. Chiaramente ci saranno spoiler completi su entrambi i film, quindi se volete vederli alla cieca recuperateli prima e poi tornate qui da me. Partiamo da una cosa che il reboot del 2025 capisce benissimo e che mette al centro della sua storia. Anaconda del 97 è diventato un cult non per il serpente, ma per le persone sulla barca. Pensiamoci un attimo, chi c'era in quel film? Jennifer Lopez è la protagonista. Nel 97 la Jennifer Lopez che conosciamo oggi ancora non esiste. Accanto a lei poi c'è Ice Cube, in transizione da rapper ad attore. Poi abbiamo Owen Wilson, pre-fama, pre-Wes Anderson, pre-tutto, che interpreta il fonico. Poi c'è Eric Stoltz, che per chi non lo sapesse altri non è che il Marty McFly originale, quello che poi venne sostituito da Michael J. Fox, e qui interpreta l'antropologo, anche se passerà metà film in coma. Poi abbiamo Jonathan Hyde, il cattivo di Jumanji, che qui fa il narratore britannico. E abbiamo anche Danny Trejo, che muore nei primi 2 minuti di film e ruba comunque la scena. Piccola chicca, la voce del serpente è di Frank Welker, quello che doppia Scooby-Doo da 50 anni. Ma il vero motore di questo film è Jon Voight, che qui interpreta Paul Serrone, il cacciatore di serpenti e paraguaiano. Lui è un premio Oscar che prende questo ruolo in un B-movie su un serpente gigante e ci si butta dentro come se fosse Shakespeare. L'accento che poi fa nel film suona come un incrocio tra Tony Montana e Inigo Montoya. I know. I trap snakes for a living. And I'm sure you're very good at it. Non è credibile neanche per un secondo e ciò nonostante funziona perfettamente. Quel suo sguardo da rettile, il sorriso capovolto, il modo in cui sussurra Baby Bird. A salad would be perfect. Little baby bird. Ogni scelta del suo personaggio è sopra le righe ma nel modo giusto. Ora, nel 2025 ci ritroviamo invece Doug e Griff. Let's reboot Anaconda. Yes! Yes! I personaggi interpretati da Jack Black e Paul Rudd sono cresciuti insieme guardando questo cast. Per loro Anaconda non è un B-movie, ma è il film che li ha fatti innamorare del cinema. E questo reboot di Anaconda funziona perché prende questa nostalgia e la trasforma nel motore della storia del reboot. Quindi non in una semplice strizzata d'occhio a quel film. I've revised the budget down to $43,000 all in. That sounds more right. I primi 5 minuti di un film ti dicono che tipo di esperienza stai per fare e le aperture di questi due Anaconda non potrebbero che essere più diverse. Nel 97 Danny Trejo su una barca nel pieno della giungla, qualcosa attacca dal basso, le assi del pavimento esplodono e lui si spara piuttosto che affrontare quello che c'è. Non vediamo il serpente, non sapremo cos'è ancora per mezz'ora di film. Il film qua ti sta chiedendo di avere paura di qualcosa che non puoi vedere ed è la scelta registica più intelligente che Luis Loza fa in questo film, perché se ti avessero mostrato il CGI del serpente nei primi 10 minuti il film sarebbe probabilmente morto lì. Nel 2025 invece abbiamo una coppia di francesi nella giungla, un agente governativo, qualcuno viene mangiato da un serpente e puff, taglio. Siamo in una sala riunioni dove il nostro Doug McAllister sta raccontando una storia dell'orrore che in realtà altro non è che il suo pitch per un video di un matrimonio. This is our wedding video you're talking about. Yes. Il film quindi ti dice subito non prendermi sul serio, o meglio, prendimi sul serio per le ragioni giuste, che non sono il serpente. E qui quindi c'è già la differenza fondamentale. L'Anaconda del 97 non si scusa mai per quello
che è. Lui vuole farti paura, vuole che tu senta le ossa spezzarsi dei personaggi in quel film, non ammicca mai al pubblico, mentre l'Anaconda del 2025 sa che non può funzionare così, perché l'originale è già un meme oggi e quindi la premessa è intrinsecamente comica e perciò costruisce qualcosa di diverso, una commedia sulla nostalgia che usa il serpente come pretesto. In Anaconda del 97 il vero antagonista in realtà non è il serpente, ma è Paul Serone, che entra in scena come un naufrago raccolto dalla troupe dicendo di essere poi un ex prete e si offre di fare da guida. A noi, pubblico, è subito chiaro che lui sta mentendo su tutto, ma agli altri personaggi no. Di fatto da lì in poi manipolerà tutto il gruppo pezzo per pezzo, arriverà ad utilizzare la malattia del dottore come pretesto per deviare la rotta e promette soldi al fonico avido per portarlo dalla sua parte. Serone è il vero motivo per cui il film funziona al di là del serpente. È un predatore umano sulla stessa barca del predatore animale e la tensione viene dal non sapere quale dei due ti ucciderà prima. Il 2025 ha invece un buco esattamente dove quello del 97 ha la sua forza più grande. Infatti qui non abbiamo un vero e proprio antagonista umano. Sì, c'è Ana Almeida, per carità, che si rivela essere una cercatrice d'oro illegale, ma altro non è che una sottotrama che non aggiunge granché alla storia. Infatti se lei la togli, il film sta in piedi lo stesso, pari pari. Se invece togli Voight dal film del 97, allora il film crolla. E questo è probabilmente il limite più grande del reboot. Ha il cuore emotivo che manca all'originale, ma non ha un villain. E in un film di sopravvivenza, il villain fa la differenza. Dove invece il reboot trova qualcosa di interessante è nella tensione tra i protagonisti stessi. Doug e Griff non sono eroi, sono due uomini in crisi di mezza età che litigano su ego e insicurezze. Doug si fissa nel voler trasformare il film in qualcosa che non era previsto. What if you two, on your way to find the Anaconda, run into a total badass on an incredible quest? Oh. E Griff a quel punto si sente messo da parte. E quindi quando viene fuori poi che Griff non ha mai davvero avuto i diritti di Anaconda e che aveva soltanto mentito per convincere Doug a tornare a fare cinema, la frattura tra i due diventa il vero conflitto. Questo perché tutto il pretesto poi di questo reboot si basava proprio sul ok, ho i diritti dell'originale Anaconda, andiamo a fare un reboot. I have the rights to Anaconda. Not legally. Facciamo il film che abbiamo sempre sognato di fare. E quindi quando si scopre che questa era una bugia, nasce un vero conflitto tra i nostri due protagonisti. Griff, you're fired. Questo conflitto però non è un villain in senso classico, ma è tensione reale tra persone vere. Il modo in cui un film mostra il suo mostro dice tutto sulla sua epoca. Nel 97 l'Anaconda è costruito con un mix di animatronic da 12 metri che pesava fino a 1 tonnellata. Sul set poi cortocircuitava continuamente, a un certo punto si racconta anche che è impazzito sul set terrorizzando il cast per davvero. Ed è un mix quindi tra questo e la CGI che oggi sembra per carità un pochino datata, ma c'è di peggio. C'è però una cosa cruciale, cioè quando il serpente avvolge qualcuno, quando gli spezza le ossa o quando lo trascina sott'acqua, lì stiamo guardando un oggetto fisico, qualcosa di reale che occupa uno spazio vero e quindi gli attori reagiscono a qualcosa di concreto e questo dà alle scene di morte un peso che il digitale fatica a replicare. Nel 2025 invece il serpente è tutto in CGI e si vede, è più grande, più fluido, tecnicamente anche più dettagliato, ma non fa paura allo stesso modo, lo vedi che non è vero. Quando insegue i protagonisti attraverso la giungla sembra sì un buon effetto speciale, non però una creatura. E questo è il paradosso degli effetti visivi moderni, possiamo fare qualunque cosa e proprio per questo niente sembra reale. È un po' come quando guardi oggi Avatar, sì per carità effetti visivi pazzeschi, sembra tutto vero, ma cavolo lo senti che in realtà è tutto dannatamente finto. È però nelle scene di rigurgito che i due film trovano la loro firma. Nel 97 Serone viene ingoiato dal secondo Anaconda e rigurgitato. È ricoperto di succhi gastrici, mezzo digerito, il volto che gli si scioglie e prima di morire fa l'occhiolino a Terry. Nel 97, in un cinema pieno di ragazzini, quella scena ti faceva urlare e ridere allo stesso tempo. È il momento che definisce il film. Nel 2025, invece, Doug viene ingoiato e viene risputato fuori. Qui i suoi amici, credendolo morto, gli hanno legato un cinghiale morto sulla schiena e anche infilato uno scoiattolo in bocca per usarlo come esca. Solo che Doug non è morto e si risveglia nel momento peggiore possibile. Qui stiamo letteralmente guardando puro Jack Black,
fisico, grottesco, esilerante, ed è l'omaggio perfetto a quella scena del rigurgito di Voight. Due momenti grotteschi, due epoche diverse, stessa idea di fondo. In Anaconda la cosa più memorabile quindi non è come il serpente uccide, ma come ti restituisce. But we came out here to make Anaconda, and now we're in it. C'è poi un motivo per cui non si girano molti film in Amazzonia. Il motivo è presto detto, l'Amazzonia non vuole che tu sia lì. Luis Loza, regista dell'originale del 97, dovette rimandare le riprese perché la siccità del 95 aveva reso impraticabili le zone fluviali. Quando però la troupe arrivò, si trovarono con il problema opposto, l'acqua era troppo alta e quindi dovettero costruirsi il proprio molo. Tutto funzionava di quel set su barche, telecamere, veicoli di supporto, oggetti di scena. Nella produzione cinematografica esiste una regola non scritta, quella delle 3B: barche, bambini e bestie. Insomma, le tre cose che bisogna evitare per non complicarsi la vita da set. Per le riprese dal punto di vista del serpente sott'acqua, arrivarono a costruire una barca a due posti, che la troupe battezzò la Panaconda. E poi c'è un dettaglio che nessuno cita mai. La sceneggiatura è firmata da Jim Cash e Jack Epps Jr., gli stessi che hanno scritto Top Gun. E poi con loro c'era anche Hans Bauer, che ha scritto la storia di Titan AE. Perché Anaconda avesse bisogno dei tizi di Top Gun resta un mistero, ma il risultato è una sceneggiatura che, nonostante magari qualche piccolezza qua e là, ha un ritmo che tiene e personaggi che funzionano. Il film invece del 2025 ha una genesi completamente diversa, altrettanto interessante però. A reboot of Anaconda. Anaconda? Like Ice Cube Anaconda? Yeah, Sony's rebooting it. Nel 2020 la Sony annuncia di voler fare un reboot classico, quindi serpente più grande, CGI migliore, ma questo reboot classico che si voleva fare si arena per 3 anni, finché nel 2023 arriva Tom Gormican. Tom Gormican che altro non era che il regista de Il talento di Mr. C, un film dove il buon Nicolas Cage interpreta una versione romanzata di se stesso. Gormican porta quindi questo stesso approccio metacinematografico ad Anaconda, e il protagonista infatti doveva essere anche qui Cage, e se quel film si fosse fatto sarebbe stato una sorta di sequel spirituale de Il talento di Mr. C, film che però non arrivò perché Nicolas Cage non firmò. Non ci è dato sapere il perché, ma comunque al suo posto vennero ingaggiati il buon Jack Black e Paul Rudd. La differenza però è chiaro, è enorme. Con Cage avremmo avuto un attore che decostruisce la propria mitologia come già aveva fatto e avrebbe funzionato. Black e Rudd invece sono due persone normali che decostruiscono il loro rapporto con un film che amano. È un po' meno intellettuale, è un pochino più emotivo e possiamo anche dire più interessante, forse, non lo so. Io sarei stato curioso di vedere la versione con il buon Nick. Comunque il reboot parte da una premessa perfetta. That's when Anaconda came out. Remember, we saw it like 30 times. Doug fa video di matrimoni e odia la sua vita. Griff è un attore che non ha mai sfondato. Lo vediamo farsi licenziare dai set di una serie dove interpretava il dottore numero 3 e sulla via d'uscita poi lo vediamo fermarsi a guardare il poster di Anaconda appeso dalla Sony. I due sono amici d'infanzia, giravano filmetti amatoriali da ragazzini e alla festa di compleanno di Doug, Griff tira fuori la bomba, dice di aver ottenuto questi fantomatici diritti di Anaconda dalla vedova dell'autore del romanzo originale e vuole girare quindi il reboot in Amazzonia con la vecchia banda. In Brasile assumono quindi Santiago Braga come addestratore di serpenti, un personaggio inquietante e simpatico con una recitazione un pochino sopra le righe. You can call me Santiago. Che potrebbe un po' ricordarci il Voight dell'originale, e non è un caso. Affittano poi un'anaconda, una barca, e iniziano a girare il film nel film, il loro Anaconda a basso budget. Il nostro Jack Black che dirige con l'intensità di un Michael Bay, ma le risorse di un cortometraggio scolastico e neanche, è la parte migliore del 2025. Se il film fosse stato solo questo, sarebbe stato forse più forte, ma le cose vanno malino. Infatti Griff, spaventato, lancia il serpente in acqua e l'elica lo va a pezzi letteralmente. E qui, piccola chicca, parte la musica di Anaconda. Santiago poi va nella giungla a cercarne un altro e trova quello vero, un'anaconda gigante che successivamente andrà ad introdurre se stessa rigurgitando il corpo di Santiago contro il finestrino del furgone. Qui abbiamo un omaggio diretto a quello che era il rigurgito di Voight. E poi abbiamo il twist: una barca della Sony passa accanto alla loro, è una vera troupe che sta girando il reboot ufficiale di Anaconda, e quindi appunto c'è il confronto
confronto tra Doug e Griff. Io questa l'ho anche letta un po' come citazione a quello che fu il set reale dell'Anaconda del 97 e, come abbiamo detto, girarono effettivamente lavorando da sopra delle barche. Comunque, dopo il conflitto tra i due, il gruppo si chiaramente spacca, Griff raggiunge la troupe di Sony e la trova distrutta dal serpente, ed è da qui che il film diventa sopravvivenza pura. Nel climax poi il gruppo trova il set della Sony in rovine e qui incontra Ice Cube, che interpreta se stesso. Holy shit! Ice Cube? Li equipaggia con pirotecnica del set, Griff riesce a colpire dei serbatoi di propano con il lanciarazzi e il serpente finalmente esplode, ma la testa si muove ancora ed è lì che Doug la finisce conficcandoci dentro il piccolo Oscar, World's Best Doug, che gli aveva dato suo figlio prima di partire. È esattamente come dovrebbe finire un film di Anaconda. L'epilogo è poi la parte migliore del reboot. Il gruppo finisce il film amatoriale, ma Sony gli manda una diffida. Griff ottiene un ruolo in SWAT e sposa Claire, e Doug riceve la visita di Jennifer Lopez, che ha visto il suo film e lo vuole come regista in un nuovo reboot ufficiale. Un panico proprio. Comunque il sogno torna in vita, non perché Doug ha fatto qualcosa di perfetto, ma perché qualcuno ha riconosciuto il talento dietro il casino. Io personalmente nel finale mi sarei aspettato che la Sony, visto come il serpente ha fatto fuori tutta la sua troupe, avrebbe alla fine acquistato i diritti di questo reboot amatoriale fatto da Doug per poi usarlo come ufficiale. Infatti mi ha stranito che non sia andata proprio così, ma ci sta lo stesso. Poi, piccola chicca, nei titoli di coda Santiago si risveglia nella giungla vivo. C'è un motivo però per cui stiamo parlando del reboot e non dei sequel, perché Anaconda tra il 2004 e il 2015 ha avuto 4 sequel e un crossover. Il primo sequel è ambientato nel Borneo, dove gli anaconda non esistono, ha introdotto le orchidee di sangue e dimezzato il budget. Il terzo e il quarto sono stati poi girati in Romania direttamente per la televisione, quindi senza manco uscire al cinema, e avevano David Hasselhoff al loro interno e anche serpenti con code a lama e capacità rigenerative. Poi c'è stato Lake Placid vs Anaconda nel 2015, che è stato veramente toccare il fondo. Coccodrilli contro serpenti, nessuna trama. Ogni sequel ha quindi preso la cosa sbagliata dal film originale, il serpente, e buttato via quella giusta, le persone. Ecco perché non hanno funzionato. Mentre il reboot del 2025 ha fatto esattamente il contrario, ha messo le persone al centro e il serpente come catalizzatore, ed è esattamente lo stesso principio che funzionava nel 97. Serone è più pericoloso dell'Anaconda e Doug e Griff sono più interessanti del serpente CGI. Una piccola menzione a parte va però fatta al remake cinese del 2024, Anaconda la giungla maledetta, noto anche come 100 Poisons Rampage. Al posto dei documentaristi qui abbiamo una compagnia circense. Il cattivo è più brutale di Serone e il serpente principale ha un design con dei segni rossi vicino agli occhi che funziona molto bene. La CGI è migliore di qualunque altro sequel americano e in 90 minuti condensa il meglio del franchise in qualcosa di divertente. Se vi capita è una chicca che vale il tempo di recuperare. Alla fine quindi la differenza tra questi due film è semplice. L'Anaconda del 97 non ha pretese emotive, è letteralmente un giro sulle montagne russe, ti diverte, ti disgusta, ti fa ridere nel modo sbagliato, mentre l'Anaconda del 2025 vuole dirti qualcosa sulla mezz'età, sul fallimento, sul rapporto tra il sogno che avevi da ragazzino e la vita che poi ti sei costruito da adulto. Doug e Griff hanno un arco vero, e il fatto che il film finisca con Doug riconosciuto per il suo talento da Jennifer Lopez è una conclusione sorprendentemente matura per una commedia su un serpente. Ma dove il 97 vince, e vince nettamente, è nella personalità. Il film non ha bisogno di giustificarsi, non ha bisogno di essere metacinematografico, non ha bisogno di dirti lo sappiamo che è ridicolo. Lui è ridicolo e se ne frega. Voight da solo vale più di qualsiasi trovata metacinematografica del 2025. E poi l'animatronic di 12 metri che si rompe sul set e terrorizza il cast ha decisamente più carisma di qualsiasi serpente digitale. Quindi quando i critici parlano del reboot, la critica ricorrente che si fa è sempre la stessa. Funziona quando è una commedia sul fare cinema e perde il filo quando diventa un film d'azione. E il motivo è quello. Nel momento in cui smetti di parlare delle persone e inizi a inseguire il serpente in CGI, stai facendo quello che i sequel già facevano. E i sequel non funzionavano. Il confronto numerico poi dice tutto. Quello del 97 ha incassato 137 milioni su un budget di 45, quindi un enorme successo. E quello del 2025 ha incassato 135 milioni, però su un budget di 100 milioni, quindi un risultato modesto. Entrambi hanno fatto abbastanza da giustificare la loro esistenza, ma non abbastanza da diventare il franchise che magari qualcuno
qualcuno poteva sognare, ma forse è giusto che sia così, perché Anaconda non è mai stato un franchise, è sempre stato un singolo film con un cast impossibile, un cattivo memorabile e una scena di rigurgito che non dimentichi. Il reboot è riuscito a capirlo e nel suo modo imperfetto ha trovato l'unica via possibile per far tornare quel serpente, non rifacendolo da capo, ma raccontando cosa significava per chi lo amava. Nel 97 Anaconda era il film, nel 2025 è il pretesto per parlare di chi eravamo quando quel film significava qualcosa per noi. Io sono Gabriele e se ti piacciono video analisi di questo tipo su film e serie TV ti invito a iscriverti per non perderti le prossime. Qui sotto in descrizione te ne linko alcune già fatte se vuoi dare un'occhiata e se mi lasci un mi piace mi fai capire che hai apprezzato il video. Per qualsiasi cosa discutiamo qui sotto nei commenti. Alla prossima!